Abbiamo già visto come il mito del triangolo delle Bermuda sia nato da storie di navi e aerei scomparsi, ma questi non sono casi isolati. Altri episodi, altre vite svanite nel nulla, hanno alimentato un mistero che non smette di tormentare l'immaginazione. Questa è la seconda parte del nostro viaggio attraverso l'oceano dell'ignoto. Gennaio 1948. Un aereo britannico decolla dalle Azzorre verso le Bermuda. A bordo 25 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Tra loro anche l'illustre Air Marshal Sir Arthur Conyngham, eroe della Seconda Guerra Mondiale. Un viaggio come tanti, ma che non avrebbe mai raggiunto la sua destinazione. Il tempo sull'Atlantico, quella notte, era instabile. Venti forti, piogge intermittenti, visibilità scarsa. Nonostante questo, il comandante decise di procedere. Alle ore 3:15, la radio di bordo comunicò per l'ultima volta la posizione dell'aereo, a circa 600 km a nord-est delle Bermuda. Il tono della voce era di normale routine, nessun segnale di emergenza. Poi, il silenzio, totale, un silenzio che durò per sempre. Lo Star Tiger non arrivò mai a destinazione. E ciò che è ancora più inquietante, non fu rinvenuto alcun relitto. Nessun corpo e nemmeno un singolo frammento del velivolo fu ritrovato nelle acque ispezionate per settimane. Un aereo di quelle dimensioni, sparito come se non fosse mai decollato. Un anno più tardi, la maledizione si ripeté. Gennaio 1949. Un altro velivolo della stessa compagnia aerea, lo Star Ariel, partì dalla Giamaica diretto alle Bermuda. A bordo c'erano 20 persone, 7 membri dell'equipaggio e 13 passeggeri. Tempo stabile, cielo limpido, visibilità perfetta, una traversata considerata sicura. Alle 9:42 il pilota comunica via radio la sua posizione, dichiarando di trovarsi a circa 300 km a sud di Bermuda. Everything is fine, disse. Tutto procede bene. Mai più nessuna trasmissione. Lo Star Ariel svanì poco dopo il contatto, senza lanciare alcun segnale di emergenza. L'aereo scomparve nel nulla. Le ricerche durarono giorni, ma non trovarono nulla. Nessuna chiazza di carburante, nessun detrito galleggiante, niente che potesse suggerire un incidente. Solo un oceano immenso che tornava imperturbabile dopo aver inghiottito l'ennesimo enigma. 2 aerei gemelli, 2 anni consecutivi, 2 rotte con arrivo previsto alle Bermuda, entrambi svaniti nel nulla senza lasciare tracce. Gli investigatori dell'epoca tentarono di spiegare gli incidenti. Alcuni dissero che furono vittime di guasti meccanici, altri parlarono di errori di navigazione o condizioni meteo improvvise. Eppure rimane un interrogativo. Com'è possibile che 2 velivoli di quelle dimensioni si dissolvano completamente, senza mai restituire un relitto all'oceano? Per i giornali dell'epoca fu la prova di una maledizione. Il triangolo delle Bermuda non era solo una leggenda, ma un luogo con un potere oscuro, capace di cancellare la realtà. Il mistero del Douglas DC-3. 28 dicembre 1948. È notte nei Caraibi. Un Douglas DC-3, un aereo passeggeri con esperienza di anni di voli, decolla da San Juan, Porto Rico, diretto a Miami. A bordo ci sono 32 anime, 29 passeggeri, l'equipaggio e al comando il capitano Robert E. Linkist, un pilota esperto. Il DC-3 era considerato un aereo sicuro, robusto, l'emblema dell'aviazione civile dell'epoca, ma quella notte sarebbe diventato protagonista di uno dei più inquietanti misteri del triangolo delle Bermuda. Il volo comincia senza problemi. I passeggeri parlano tra loro. Qualcuno si addormenta stringendo la coperta. Fuori, le luci di San Juan sono ormai lontane e tutto ciò che si vede è l'oscurità dell'oceano. Ma qualcosa accade. L'equipaggio inizia a segnalare problemi elettrici. Le luci dell'aereo si abbassano. Gli strumenti sembrano avere malfunzionamenti. Nonostante questo, il pilota mantiene la calma. Alle 4:13, quando mancano ormai pochi minuti all'arrivo a Miami,
invia quello che sarà il suo ultimo messaggio radio. Siamo a soli 80 km dalla costa. Siamo quasi arrivati. Dopo quell'ultima trasmissione, l'aereo e le 32 persone a bordo scompaiono. Un silenzio totale. Nessun messaggio di soccorso, nessun grido, nessuna sequenza di Mayday. Le squadre di ricerca perlustrarono la zona indicata dal pilota per giorni interi. Aerei e navi della guardia costiera setacciarono il mare, chilometro dopo chilometro, ma non fu mai trovato nulla, né relitti, né corpi, nemmeno una valigia galleggiante. Il DC-3 sembrò dissolversi nell'aria a pochi chilometri dalla meta. Un volo che avrebbe dovuto terminare con un normale atterraggio diventò invece un enigma che ancora oggi lascia gli investigatori perplessi. Molti ipotizzarono guasti ai sistemi elettrici. Altri parlarono di errori di navigazione dovuti a strumenti difettosi. Ma nessuna spiegazione giustifica la totale scomparsa di ogni traccia. Gli appassionati di misteri ricordano spesso questo caso come la beffa del triangolo, un aereo che aveva quasi raggiunto la salvezza, eppure, a un passo dalla costa, l'oceano e il cielo lo reclamarono per sempre. Un'ultima radiofrequenza spezzata, un silenzio improvviso e 32 vite svanite come se fossero risucchiate in un altro mondo. Luglio 1947. Un aereo da trasporto Douglas C-54 Skymaster, uno dei giganti dell'aviazione militare dell'epoca, decolla con destinazione Kindly Field, Bermuda. A bordo decine di militari e un equipaggio esperto. Questi velivoli erano robusti, grandi quasi quanto un moderno Boeing, utilizzati dalla US Air Force per trasportare truppe e materiali. Ma quella notte l'Oceano Atlantico lo reclamò a sé. Il volo procede inizialmente senza anomalie. Gli uomini a bordo sono rilassati, leggono, fumano, qualcuno scherza. Il C-54 è una fortezza volante. Nessuno immagina che tra poche ore diventerà un fantasma. Durante la traversata, il comandante segnala via radio condizioni meteo peggiorate, forti turbolenze, banchi di nubi fittissime, piogge improvvise. I bollettini dell'epoca riportano che il pilota lamentava continui problemi di orientamento. Secondo alcune ricostruzioni, le bussole sembravano dare letture contraddittorie. Le ultime frasi captate via radio furono frammentarie, cariche di tensione. Non vediamo più niente, troppe turbolenze, scendiamo di quota. Poi più nulla, un aereo enorme con decine di persone a bordo, svanito in piena notte, proprio sopra o forse dentro l'area maledetta del triangolo delle Bermuda. Le ricerche furono immediate e imponenti. Decine di aerei e navi setacciarono un'enorme distesa di oceano per giorni interi, ma il risultato fu identico a tanti altri casi. Nessuna traccia, nessun relitto, non un giubbotto di salvataggio, non un corpo. Gli investigatori ufficiali parlarono di turbolenze estreme e condizioni meteo avverse, ma in privato molti militari che parteciparono alle ricerche dichiararono: è come se il mare non avesse restituito niente. Come se quel colosso fosse stato inghiottito da un'altra dimensione. Il mistero del C-54 entrò così di diritto tra i più inquietanti enigmi del triangolo delle Bermuda, perché se un gigante d'acciaio da 30 tonnellate può sparire senza lasciare traccia, allora nessuno è sicuro in quell'angolo dell'Atlantico. Storie come queste hanno reso il triangolo delle Bermuda un enigma globale. Troppi casi, troppe coincidenze, decine di vite scomparse senza spiegazioni logiche. Abbiamo viaggiato tra storie che fanno gelare il sangue. Lo Star Tiger, lo Star Ariel, il DC-3, il C-54, 4 aerei, decine di vite, un destino comune, la scomparsa assoluta. Nessun relitto, nessuna traccia. Un oceano che sembra inghiottire non solo il metallo e la carne, ma persino la memoria stessa di chi ha attraversato quelle acque. Il triangolo delle Bermuda non è soltanto un tratto di mare, è un enigma che si ripete, un gorgo silenzioso capace di cancellare intere storie dalla superficie del mondo. Le versioni ufficiali parlano di guasti tecnici, di errori umani, di tempeste improvvise,
Eppure, nessuna indagine ha mai potuto spiegare l'assenza totale di prove materiali. Perché il mare, quasi sempre, restituisce qualcosa, ma in questo caso restituisce solo silenzio. E allora la domanda ritorna, ancora più inquietante. È davvero un fenomeno naturale? Oppure questo triangolo invisibile nasconde un segreto che sfida la nostra comprensione? Molti viaggiatori ancora oggi guardano quella rotta con timore. Piloti e marinai a volte sussurrano leggende come se la maledizione fosse viva. E in fondo è proprio così che i misteri resistono al tempo. Quando nessuna risposta basta. Ma davvero possiamo parlare di zona maledetta? Esistono teorie scientifiche, ipotesi naturali che cercano di dare risposte. Eppure ogni storia sembra resistere alla ragione, come se ci fosse un velo di oscurità che non vuole farsi sollevare. Nel prossimo episodio esploreremo le ipotesi degli scienziati, correnti oceaniche, gas dal fondo marino, anomalie magnetiche e capiremo se il triangolo delle Bermuda è davvero un enigma irrisolto o solo una leggenda affogata tra le onde. Il mare inghiotte, il cielo tace, ma le domande rimangono. La scienza non accetta il vuoto. E così gli esperti hanno provato a indagare. Correnti oceaniche, anomalie magnetiche, esplosioni di gas dal fondo marino, teorie razionali che mirano a smontare il mito. Nel prossimo episodio ascolteremo la voce della scienza. Cercheremo di capire se il triangolo delle Bermuda è davvero un enigma extraterrestre e maledetto, oppure un puzzle terrestre, nato dalla combinazione di fenomeni naturali estremi. Eppure, una parte della leggenda resisterà sempre, come una fiamma che rifiuta di spegnersi. Perché quando il mare si prende tutto e non restituisce nulla, la paura diventa eterna. Il mistero del triangolo delle Bermuda continua.